Eccoci di nuovo nella soffitta di Pippo, il posto dove le dive più affascinanti degli anni 70 e 80 continuano a brillare. Oggi parliamo di una bellezza esplosiva, un volto che ha illuminato la commedia all'italiana, con il suo mix irresistibile di eleganza e malizia. Anna Maria Rizzoli, biondissima, raffinata, ma anche perfettamente a suo agio nei ruoli più spensierati e audaci, è stata l'ultima vera erede della grande tradizione delle maggiorate nel cinema di genere, conquistando il pubblico con il suo fisico statuario e il sorriso magnetico. E non solo il pubblico. Pensate che in un celebre servizio su Playboy venne definita il seno più bello d'Italia, un titolo che le calzava a pennello e che ancora oggi è impossibile mettere in discussione. Tra copertine infuocate, apparizioni televisive e pellicole che hanno fatto la storia della commedia all'italiana, la Rizzoli è stata un'icona che ha lasciato il segno e che oggi ci godiamo in tutto il suo splendore. Quindi mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi alla soffitta per non perdervi le storie delle dive che hanno reso indimenticabili quegli anni. Pronti a tuffarvi nella carriera e nei momenti più memorabili di Anna Maria Rizzoli? Si parte! Commendatore, ma questa che roba è? E che ne so io? Come che ne sa? Lei era così informato sui cibi locali. Sì, è roba greca. Roba che mangiavano gli antichi. Anna Maria Rizzoli nasce il 26 agosto 1951 a Roma e già da giovane si distingue per il suo fisico prorompente e il viso angelico, qualità che la spingono a iniziare una carriera come modella. Grazie alla sua bellezza bionda, alta e slanciata, diventa rapidamente uno dei volti più desiderati della moda e dello spettacolo. Il suo fascino non passa inosservato e a soli 22 anni inizia a lavorare anche in televisione, prendendo parte a programmi notturni di genere erotico, tra cui il famoso Playboy di mezzanotte con Enzo Tortora. Ma è nel cinema che Anna Maria trova il suo vero spazio. Negli anni 70 e 80 diventa il volto di punta della commedia all'italiana, un genere che ha fatto sognare intere generazioni. Tra le pellicole che l'hanno resa indimenticabile spiccano L'insegnante al mare con tutta la classe e La ripetente fa l'occhietto al preside, entrambi degli anni 80. Due film in cui la sua sensualità esplode sullo schermo, catturando l'immaginazione del pubblico con il perfetto equilibrio tra malizia e ironia. La sua carriera cinematografica è legata a doppio filo con grandi nomi della commedia italiana: Lino Banfi, Paolo Villaggio, Alvaro Vitali. Dopo? Sì, dopo. Ci vediamo. Ma non con lei, sto dicendo, ci vediamo. Non so se vengo dopo. Vengo domani, dopodomani. Dipende da come si mette la situazione. Io verrei anche subito, forse per me. Ma non lo so. Arrivo. Il suo talento e la sua bellezza hanno reso indimenticabili questi film, che ancora oggi vengono riproposti come veri e propri cult del cinema popolare. Ma Anna Maria Rizzoli non è solo un volto del grande schermo. Nel 1979 la sua carriera raggiunge un apice inaspettato quando viene scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto a Mike Bongiorno. Questo ruolo la consacra come una delle presenze più amate della televisione italiana. Negli anni '80, dopo una serie di successi, Anna Maria decide di allontanarsi dalle scene, dedicandosi alla vita privata. Si sposa con un noto architetto, Mario Margheriti, con cui mantiene un ottimo rapporto anche dopo il divorzio. In seguito si dedica al design di interni e all'arredamento, continuando a vivere una vita intensa e creativa anche lontano dai riflettori. Andate con le altre a fare le spese in paese. Ah, no, volevo fare un bagno. Mi dica. No, ecco, stavo pensando che da quando siamo arrivati, questa è la prima volta che restiamo soli. Però... Oh, questi come arrivano si buttano. Vieni, ti do il mio accappatoio. Un tuffo fuori programma. Oggi Anna Maria vive a Milano e si occupa di beneficenza e temi ambientali. Nonostante sia lontana dal mondo del cinema, è rimasta nel cuore di chi ha amato le sue interpretazioni. Non ama più il palcoscenico, affermando che ti farebbero fare la zia o la mamma, e preferisce godersi la sua vita lontano dalle luci della ribalta. La sua storia ci insegna che dietro ogni icona di bellezza c'è una donna di grande intelligenza, capace di reinventarsi e di vivere con passione ogni fase della vita. Anna Maria Rizzoli, con il suo fascino immortale,
continua a essere un simbolo di sensualità ed eleganza, dimostrando che la bellezza non è solo esteriore, ma anche il frutto di una forte personalità. E anche questa avventura nella soffitta di Pippo volge al termine. Abbiamo rispolverato insieme la carriera di Anna Maria Rizzoli, un'icona di bellezza e sensualità che ha lasciato il segno nel cinema italiano. Ma ditemi, vi ricordavate tutti i suoi film? Qual è la vostra scena preferita? Scrivetemelo nei commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensate. E se vi è piaciuto questo viaggio nel passato, non dimenticate di lasciare un like e soprattutto di iscrivervi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessuna delle nostre avventure tra le dive più affascinanti degli anni 70 e 80. E chissà, magari potrete suggerire voi la protagonista della prossima puntata. Ci vediamo alla prossima, sempre qui, nella soffitta di Pippo.